È possibile creare una build del ghiaccio e del fuoco con combo devastanti che non solo immobilizzano i nemici, ma li fanno esplodere e one-hittano i boss. Ben ritrovati, sono Tyrannomatto e sono felicissimo di parlarvi di questa build davvero rottissima. Nel rispetto del vostro tempo, ecco un troppo lungo non guardo della guida di oggi. Partendo dalle statistiche e dalle abilità fondamentali, avremo due set di armi che potremo cambiare durante il combattimento premendo Z da computer, passando da spada e scudo allo spadone. Ho già trattato la maggior parte di questi oggetti nel video precedente, ma oggi vi rivelo tutte le meccaniche di queste combo e dove trovare magari altri oggetti che sto ancora sperimentando, spiegandovi anche nel dettaglio come funzionano tutte queste belle mosse che vedete a schermo. Alcune di esse dipendono da abilità che vanno sbloccate nell'abisso attraverso una serie di sfide a puzzle, e per accedere ad esse bisognerà affrontare un boss veramente tosto. Per evitare che la guida di oggi diventasse eterna, ho deciso di rinviare il walkthrough a questi puzzle per un terzo video. Però ve lo devo dire, richiede veramente tanto grind, tanto tempo da dedicare al potenziamento dell'equipaggiamento, oltre che una discreta progressione della storia. Infatti, molte di queste abilità ed oggetti saranno disponibili all'inizio dell'atto 9 e il mio consiglio è essere consapevoli di quali opzioni sono a disposizione dei giocatori su Crimson Desert, ma non correre alla ricerca delle build più rotte possibili. Oggi volevo condividervi la mia esperienza, senza l'obiettivo però di rovinare la storia a nessuno. È chiaro che io mi stia divertendo con questa build e la giudico 10/10, però ricordatevi che siete liberi di fare quello che volete e anzi, se avete apprezzato questo troppo lungo non guardo e vi ritenete già soddisfatti, prima di andare lasciate un mi piace e un commento, magari con suggerimenti su oggetti e congegni che avete trovato su Crimson Desert. Per tutti voi altri che siete curiosi di sapere la mia, andiamo dritto al sodo. La base di una buona build è farmare materiali, andare a ricercare un insieme di risorse utili per la rifinitura dei nostri oggetti. Per fortuna c'è un luogo specifico a sud del deserto Cremisi e sopra Delesia, con tanto di punto nodale dell'abisso, dove si trovano praticamente tutti i minerali del gioco. E dopo 2 o 3 giorni di tempo ci sarà un respawn di tali minerali. Che voi cerchiate sulle mappe interattive, su Google o da creator come me questi luoghi, o semplicemente utilizziate gli strumenti in gioco come le missioni secondarie e la conoscenza, in un modo o in un altro imparerete dove si trovano dei nodi di risorse ai quali tornare sempre. Fidatevi, vi serviranno centinaia di risorse. Potrei anche aprire una parentesi sui benefit e gli exploit che potremo utilizzare tramite l'accampamento, ma rimandiamo il discorso a un futuro video sull'argomento. E parliamo dell'importanza del rifinire gli oggetti. Possiamo potenziare un oggetto fino a 10 volte e ogni livello non soltanto costerà più risorse, ma darà un aumento flat, non percentuale, attenzione, quindi additivo, di una determinata statistica già presente sull'oggetto. Attenzione, se volete capire meglio come un oggetto si comporta, prima di tutto testatelo, ma rimuovete anche i congegni. E infatti adesso parliamo dei congegni, che sono il punto cardine di tutte le build su questo gioco. Le combo importanti infatti dipendono dai congegni che potremo rimuovere dagli oggetti che troveremo durante le nostre avventure. Bisognerà andare da una strega e prima di tutto determinare se l'oggetto in questione deve essere davvero il nostro definitivo set, perché aggiungere degli slot costerà veramente tanti soldi. Fate la scelta anche gradualmente se volete durante i primi capitoli che vi porteranno al capitolo 6, ma dal capitolo 6 al capitolo 9 è fondamentale già sapere cosa utilizzeremo, perlomeno per tutto il mid-game, l'avventura centrale e focale su Crimson Desert. La mia scelta di congegni è tutta orientata sulle combo ghiaccio e fuoco. Dato che gli slot sono
sono limitati e principalmente dovremo mettere sulle armi i congegni che scateneranno una nuova abilità intrinseca con un determinato attacco, è importantissimo unire i congegni e potenziare tutti i bonus alla velocità di movimento, all'armatura, alla rigenerazione delle risorse da incastonare però nelle armature. Alcuni degli oggetti di cui vi ho già parlato nel video precedente possiedono anche dei congegni che vanno a ripristinare e potenziare la rigenerazione delle risorse. Per ottimizzare la rigenerazione delle risorse è fondamentale anche avere degli ottimi gioielli. Voglio sottolineare che la barra dell'esperienza presente in basso a sinistra ci ricompenserà non con un level up delle statistiche di cui parleremo a breve, ma con un artefatto dell'abisso. È un'altra risorsa fondamentale per la rifinitura e oltre che a risolvere puzzle e ammazzare nemici con le abilità non ci sono molti modi per aumentare la generazione di tali manufatti. Possiamo invece con i congegni aumentare l'esperienza guadagnata dalle uccisioni oppure aumentare la probabilità di ottenere più materiali durante il farming. È il momento di parlare della build in sé e delle statistiche e abilità che la rendono possibile. Iniziamo con un'analisi delle statistiche del mio Cliff al momento. Esse sono principalmente potenziate da alcune abilità, sulle quali io ho investito fino al livello 10. Per andare oltre il livello 10 serviranno delle missioni particolari e un sacco di investimento di tempo. Un investimento simile va fatto anche per ottenere l'infusione elementare, che è praticamente l'enabler, il motivo per cui questa build funziona, ovvero la capacità di scatenare degli effetti ed utilizzare degli incantesimi a seconda dei vari elementi. Io li ho sbloccati tutti e 4, usando però principalmente fuoco e ghiaccio. La maestria nelle armi è molto importante per le combo. Nella schermata delle statistiche viene anche spiegato cosa Cliff può fare con i congegni equipaggiati, sia nel set spada e scudo sia nel set a 2 mani. E qui appunto voglio parlare un attimo dei congegni che ho scelto. Il respiro di fiamma fa scatenare delle meteore. Sui guanti ho lasciato i giunchi taglienti del diavolo dei giunchi, ma soprattutto impeto, che fa la stessa identica cosa quando scateniamo un effetto di fuoco ma creando delle esplosioni al termine di una scia diretta. Sugli stivali ho lasciato dei potenziamenti generici ma di qualità della vita, sullo scudo ululato del caos e il rinforzo per la difesa aumentata, perché se non lo sapete, usando anche lo spadone lo scudo risulta comunque equipaggiato sulla schiena, quindi beneficiamo della difesa. L'elmo ovviamente ha il suo effetto unico e recuperare energie. Sulla spada che ho scelto ho messo 3 congegni che si sbloccano con una serie di missioni ad Emenis e che ci permettono di ottenere 3 lance leggendarie. Esse saranno infuse di fuoco e ghiaccio e anche elettricità. Dato che non sono l'elemento cardine della mia build, ho messo appunto sulla spada a una mano questi congegni, capaci però di scatenare tutti gli effetti infusi. Ho conservato tutti i congegni per l'abilità fendente, così da inserirli nello spadone ed avere a disposizione la furia di ghiaccio e fuoco, oltre che una serie di scariche oscure, creando così una finestra di damage burst, ovvero una valanga di danni tutti in un momento, grazie alla combo, che però consumerà tanto spirito. È arrivato il momento di parlare delle infusioni, che sono un'ottima aggiunta per gli attacchi caricati e anche per altre abilità da tiro che però non utilizzo, combattendo io principalmente con spada e scudo e spadone. Sulla tastiera, con il tasto V, potremmo infondere il nostro spirito a seconda dell'elemento scelto nella ruota F3. Questi poteri si sbloccheranno una volta risolti i puzzle delle sfide ed è il momento di anticiparvi l'argomento. Tra il capitolo 4 e il capitolo 9 avremo a disposizione più sblocchi di regione attraverso le missioni e potremo accedere a queste enormi torri scalandole risolvendo dei puzzle, arrivando dunque all'abisso. Quella che ci interessa è la spira della verità sonante che troveremo a Peilun. Una volta scalata la torre a fatica,
dovremmo tirare giù la campana e buttarci dalla cima all'interno di essa. Accedendo al sotterraneo si attiverà una pesantissima boss fight. All'interno dell'arena ci sono dei punti in cui si potrebbe bloccare, facilitando la risoluzione del combattimento. Non è estremamente complesso una volta imparato il moveset, però vi consiglio di arrivarci più o meno intorno al capitolo 6 con dell'equipaggiamento già raffinato e un insieme di potenziamenti dati dai vostri congegni. Sconfitto Priscus, potremo accedere alla prima serie di sfide. Inizieremo con un lungo puzzle fra varie isole riservato al potenziamento dell'infusione gelida, il mantello ghiacciato. Una volta risolto questo puzzle potremo proseguire per arrivare al ciclo della vita, che è un insieme di puzzle che ci porterà infine al santuario del fuoco, in cui anche qua, risolvendo un puzzle, sbloccheremo ciò che realmente rende potente questa build, ovvero le esplosioni delle palle di fuoco. Per potenziare però l'abilità e creare l'infusione dei fendenti dovremo anche sbloccare gli altri due potenziamenti elementali. Per fortuna quello elettrico è disponibile già durante la storia principale, dopo una serie di puzzle abbastanza macchinosi sulla cima della spira della Petrascola. Mentre per quanto concerne quello del vento, nonostante i puzzle in realtà siano veramente semplici, si tratta di navigazione volante, saranno però essi disponibili una volta arrivati al capitolo 9. Infatti, a fine dell'8º capitolo, presso Demenis, potremmo sconfiggere un boss con Damien e sbloccare la spira dell'orologio. Ecco, non è importantissimo arrivare fino a questo punto, però la build appunto dal capitolo 9 diventa più forte, più fluida, e potremo sbloccare anche i vari combattimenti con i boss a Demenis, che come dicevo prima ci permetteranno di utilizzare i vari congegni delle lance leggendarie elementali. Direi che una dimostrazione è doverosa. La build in ogni sua fase è assolutamente funzionante. Non è necessario avere a disposizione tutte le infusioni e gli incantesimi elementali. Basterà infatti avere il congegno delle palle di fuoco e quello della morte gelida, così da scatenare delle esplosioni frontali tutte le volte che utilizziamo i fendenti o che concludiamo una combo. Sentitevi liberi di sperimentare durante l'acquisizione di congegni, di raffinature e anche di abilità. Io per molto tempo ho lasciato allo spadone tutte le abilità di ghiaccio, mentre alla spada a una mano tutte quelle di fuoco. Alcune di esse si sbloccheranno anche durante la progressione della storia principale, sconfiggendo dei boss molto importanti. Non voglio entrare nel dettaglio appunto per non spoilerare troppo, ma già immagino che se siate qua il vostro interesse sia sulla funzionalità della build. Le eruzioni vulcaniche sono fenomenali e il congelamento può essere molto utile per fare un one hit dei nemici più deboli. Di per sé i due elementi sono molto in contrasto, ma in maniera armoniosa riescono a potenziare la nostra capacità d'attacco sia contro tanti nemici sia contro i boss. Ho un piccolo bonus riguardante i gioielli. Combattendo la missione per la casa Elamor ad Demenis, di cui vi ho già parlato, per sconfiggere i 3 cavalieri della luna, sono incappato negli orecchini della strega, che sono molto più forti di tanti altri orecchini finora trovati. Permettono di rigenerare salute al secondo. Sto anche sperimentando con altre armi come portatrice d'oscurità, che si trova a Peilun proprio qui, tra un sanctum e un nodo dell'abisso, conficchiata nella testa di un gigante. Il suo congegno e il suo vibe sono un pochino più da paladino, quindi non vanno molto d'accordo con la build che sto usando ora, ma con una serie di altri congegni in realtà potrebbe essere molto interessante. E voglio sfruttare l'occasione per parlarvi anche di un congegno che ho comprato al mercato nero e che ho aggiunto proprio alla combo del mio spadone. Ad Elesia, infatti, nella città, presso il porto, possiamo trovare un rivenditore del mercato nero che fra le varie cose ci vende il fendente dell'oscurità. Una mossa molto stilosa e che potenzia un pochino già la combo vigente in questa build, aggiungendo un altro effetto ai
difendenti. Ci sono tantissime combinazioni da testare, c'è tantissima roba da provare, da vedere, da scoprire. Non mi sentivo così preso da un open world dai tempi di Skyrim. Anzi, in generale potrei già definire la mia avventura su Crimson Desert Skyrim Breath of the Wild Hunt Kingdom Coming, o qualcosa su questa linea, insomma. Io vi ringrazio per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino alla fine. Sono in arrivo appunto ulteriori contenuti su Crimson Desert, ma fatemi sapere se vi interessano le guide ai puzzle, appunto in riferimento allo sblocco dei vari potenziamenti elementali. Ci ho detto anche oggi, questo è quanto. Alla prossima, avventurieri, perché Tirannomatto out.